Ok, partiamo subito da un punto fondamentale. Ogni volta che si interagisce con una chat di intelligenza artificiale gratuita, si lascia dietro una specie di impronta digitale, e questa impronta potrebbe rimanere lì per sempre. Cerchiamo quindi di fare un po' di chiarezza su cosa è sicuro condividere e, cosa ancora più importante, cosa non rivelare mai e poi mai. Ecco, questa è la domanda da $1.000.000. Le chat con l'IA sono davvero private? E la risposta in breve è no, non come si potrebbe pensare. Ed è proprio per questo che è cruciale capire bene le regole del gioco prima di iniziare a inserire informazioni, che siano personali o di lavoro, in questi strumenti potentissimi. Allora, iniziamo dal concetto chiave di tutto questo discorso, l'impronta digitale. Vedete, quando si chiacchiera con un'IA non è come parlare in una stanza vuota. Anzi, andiamo a vedere cosa succede veramente dietro le quinte. Qui sta il nocciolo della questione. Le versioni gratuite di questi modelli linguistici, imparano da noi. Usano le conversazioni degli utenti per diventare sempre più bravi. Cosa significa questo in pratica? Che ogni domanda, ogni pezzetto di testo, ogni idea che condividiamo viene potenzialmente assorbita e usata per addestrare il sistema. Il meccanismo è proprio questo. Non si tratta solo di archiviare dei dati da qualche parte. No, le informazioni che forniamo diventano una parte integrante del cervello del modello, della sua conoscenza. Ora, se si tratta dell'idea per un post che andrà sui social, nessun problema. Ma se l'informazione è sensibile, il rischio diventa subito evidente, no? Però attenzione, non è che sia tutto un campo minato, anzi, ci sono un sacco di ambiti in cui l'IA è uno strumento a dir poco straordinario, e qui entra in gioco il nostro semaforo. Cominciamo con il primo segnale, il verde. Esatto, via libera. Qui si può procedere con la massima fiducia. Parliamo di tutti quegli ambiti in cui l'intelligenza artificiale ci fa da turbo. Accelera il lavoro, stimola la creatività e tutto senza compromettere la sicurezza. Perché? Semplicemente perché le informazioni che trattiamo non sono confidenziali. Il filo conduttore qui è abbastanza chiaro, direi. Creare uno script per un video, scrivere i testi per un sito, preparare la bozza di un post per i social o farsi aiutare a scrivere un'email di lavoro sono tutti casi d'uso sicuri, perché il contenuto è per sua natura pensato per diventare pubblico. Insomma, se non c'è un segreto, non c'è nemmeno un rischio. In questi contesti l'IA è davvero l'assistente perfetto. Per tutte quelle attività creative e professionali che non vanno a toccare dati sensibili, non è un rischio, ma un alleato potentissimo che può farci volare con la produttività. E ora cambiamo completamente scenario. Dal verde passiamo al rosso, un rosso fuoco, che indica uno stop assoluto. Qui la cautela non è un'opzione, è un obbligo. Il messaggio non potrebbe essere più diretto. Caricare referti medici, mandare la foto di una ricetta o descrivere sintomi nei minimi dettagli è una pratica da evitare, categoricamente. E ci sono due ragioni enormi per questo, che vanno ben oltre la semplice privacy. I rischi qui sono duplici e sono molto seri. Il primo ovviamente riguarda la privacy. I dati sanitari sono definiti ultrasensibili e non devono assolutamente finire nei database di addestramento di un'IA. Il secondo rischio invece riguarda la sicurezza fisica. Un'IA può interpretare male un sintomo, può non capire il contesto clinico e può finire per dare consigli che magari sembrano logici ma che in realtà sono inaccurati e pericolosi. E questo è il punto fondamentale da portarsi a casa. Un'intelligenza artificiale non è un medico, non ha fatto l'università, non ha una laurea, non conosce la storia clinica di una persona e non può in nessun modo sostituire il giudizio di un professionista. Per la salute il dialogo deve avvenire solo ed esclusivamente con medici in carne e ossa. Bene, siamo quasi alla fine. Tiriamo le somme, con una regola d'oro, una specie di riepilogo super semplice e immediato per usare questi strumenti in modo intelligente e soprattutto sicuro. La regola del semaforo alla fine è facile. Via libera, semaforo verde per tutto ciò che è lavoro creativo, per i contenuti pubblici e per aumentare la produttività. Semaforo rosso, stop assoluto, quando invece si tratta di dati sanitari, informazioni personali sensibili o peggio ancora consigli medici. È un confine netto, chiarissimo, che va sempre rispettato. E concludiamo con questa riflessione. La tecnologia ci offre degli strumenti potentissimi, dei veri e propri assistenti che possono trasformare il nostro modo di lavorare. Ma la responsabilità finale, su come vengono usati, su quali dati vengono condivisi e su quali confini non vanno mai superati, quella resta sempre e soltanto nostra.